E se vi dicessi che la storia dei videogiochi inizia dalla metà del 1800? Ben ritrovati da Emanuele in questa puntata speciale della mia serie dedicata alla storia dei videogiochi, che ho deciso di realizzare perché comunque mi pare di notare che questa serie sta riscuotendo un buon successo sul mio canale YouTube, almeno per quanto mi riguarda. Nell'apposita playlist, che vi lascio linkata in descrizione qualora non abbiate visto alcuni episodi, inserirò questo video tra la prima e la seconda puntata, perché adesso vi dirò una curiosità che in realtà conoscevo già da molto tempo, ma che quando filmai il primo episodio decisi di non raccontare, perché in ogni caso si tratta di un ragionamento piuttosto astratto, perché ovviamente non mi pare che nel XIX secolo ci fosse la tecnologia necessaria per creare un vero e proprio videogame. Ci sono delle fonti, non molte, che fanno risalire l'origine della storia dei videogiochi alla metà del 1800. Non ho saputo trovare una vera e propria data precisa, ma oserei dire tra la fine degli anni 30 del 1800 ed il 1850. In quegli anni una matematica e nobildonna britannica, Ada Lovelace, figlia di George Byron, che era un politico e poeta più comunemente conosciuto come Lord Byron, scoprì il primo algoritmo capace di essere calcolato da una macchina analitica che potremmo considerare come una specie di protocomputer. Quindi, anche se ad onor del vero mi pare di intuire che tra gli esperti di storia dell'informatica non ci sia unanimità di opinione in merito alla paternità di questa scoperta, dai più Ada Lovelace viene comunque considerata come l'inventrice dei programmi, del primo programma, del primo software, e quindi, essendo i videogiochi nella loro essenza proprio dei programmi, per alcuni Ada è un personaggio chiave anche per quanto riguarda la storia dei videogame. Al di là di come la si vuole intendere, c'è da dire che comunque Ada Lovelace è stata un personaggio molto interessante. Purtroppo è stata anche una persona un po' sfortunata per via di alcune vicissitudini nella vita privata e per colpa anche di una salute piuttosto cagionevole che infatti comportò la sua scomparsa piuttosto giovane. Infatti morì prima ancora di compiere 40 anni. Tuttavia è proprio molto apprezzabile il suo coraggio, la sua forza nel far valere le proprie idee, le proprie opinioni in un contesto, quello matematico-scientifico, che credo che all'epoca fosse prettamente maschile. Ed inoltre ci sono rimasti comunque dei suoi appunti da cui si evince che aveva anche una certa capacità di prevedere il futuro, perché infatti nei suoi scritti si legge che in qualche modo lei aveva già intuito quanto i calcolatori, all'epoca il termine computer penso che non esistesse ancora, così come le intelligenze artificiali, lei parla proprio di intelligenza artificiale, avrebbero avuto un peso molto importante nella società. Bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata speciale, vi ringrazio come sempre per l'attenzione e ci vediamo nel prossimo appuntamento. Ciao!